Ciao a tutti, amici del Leone, benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Quello che vedremo oggi sono le tendenze energetiche e affettive per la seconda parte di aprile 2022. Sono letture fatte per un gruppo, quindi prendete solo i messaggi che vi risuonano e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete avere un messaggio più completo, potete anche ascoltare il vostro ascendente o il vostro segno lunare. In descrizione poi trovate il link ad un video che spiega proprio come mettere insieme il messaggio di questi tre oroscopi e trovate anche il mio indirizzo email nel caso voleste contattarmi. Bene. Mostrami energie, tendenze energetiche affettive per il leone per la seconda parte. Grazie. Wow, leone, abbiamo il diavolo. Periodo con un'energia importante, il diavolo potrebbe far riferimento a un qualche tipo di tossicità, a un qualche tipo di sentimento magari come rabbia piuttosto che paura. Ci parla comunque di quello che è una situazione, ehm, diciamo un po' costretta. Andiamo a vedere adesso con gli oracoli che messaggio c'è per voi. Respirare. Allora, questa carta è un numero 29 e fa riferimento a quello che è il prendere respiro. Prendere respiro da un punto di vista proprio anche interiore, prendersi uno spazio, prendere quello che è un momento anche per voi. O probabilmente avete bisogno di respirare dall'energia di questo diavolo. Andiamo a vedere con i tarocchi che messaggio vi vogliono dare. Sì, questa carta del respirare la sento proprio come il trovare, guardate la persona. Per certi versi ha una maschera anche. È un po' come se avessi bisogno di trovare il proprio spazio interiore, la propria verità, okay, il diavolo comunque parla di quelli che sono i condizionamenti. Potrebbero essere i condizionamenti di tipo fisico, quindi una sorta di, blocco se vogliamo nel movimento, nel fare un qualche cosa, o potrebbero essere i condizionamenti a livello mentale, okay, quindi, per certe persone potrebbe essere un voler cercare un qualche tipo di respiro proprio da un punto di vista dei pensieri che si stanno facendo. E infatti partiamo con una carta dell'appeso che, diciamo così, va a gioco un po' con l'energia del diavolo, perché se il diavolo, parla di quello che potrebbe essere, come dicevo prima, un condizionamento, una sorta di blocco, con l'appeso è proprio chiaro che ci sia una, diciamo così, impossibilità di movimento da parte di qualcuno, in questo momento. E difatti poi seguiamo con un 4 di spade che parla proprio di quello che è un ritiro, in un angolo se vogliamo, dove avete solo bisogno in questo momento di ricaricarvi, di guarire, di stare bene. L'appeso comunque parla anche di quello che è una sorta di sofferenza, perché comunque stare appeso a testa in giù non è piacevole. Ehm, è come se qualcuno si fosse un po' rassegnato qui, nello stare in questa situazione, anche se comunque devo dire che l'energia della carta dell'appeso, mhmm, porta sempre, diciamo così, la possibilità di vedere le cose da un altro punto di vista. Mhmm, è un po' il rendersi conto del fatto che si possono vedere le cose da un altro lato, che c'è un risvolto, diciamo. E come dicevo, questo 4 di spade parla di quello che è il vostro ritiro, diciamo anche proprio dal mondo. È come se non aveste voglia di frequentare persone. 4 di spade molte volte fa riferimento a quello che è proprio lo stare in qualche clinica, per proprio guarire, quindi è una carta che parla di autoguarigione. Molte volte parla anche di masochismo, nel senso che, si sa che non si
non si è completamente appagati dalla situazione che si è in questo momento, ma giustamente avendolo appeso e il diavolo è un po' come se vi sentiste, cioè vi sento bloccati, ok? Ehm, e quindi, nonostante si sappia di non stare bene in questa situazione, si continua a stare lì, senza necessariamente fare dei movimenti, delle azioni per muoversi da questa situazione. Probabilmente è perché non avete ancora una indipendenza economica. Abbiamo un 6 di pentacoli al contrario, quindi sento che c'è una sorta di disequilibrio, okay, sento che c'è un disequilibrio che può essere il dare e il ricevere, ma qui lo sento più come proprio una questione a livello monetario, a livello economico, okay? Questo fante di bastoni potrebbe rappresentare la vostra persona di interesse se, avete qualcuno, se siete già in una relazione. Ehm o potrebbe rappresentare un qualche tipo di condizionamento, un qualche tipo di ripeto, avete il diavolo, quindi mi richiamo un po' l'energia del diavolo in questa posizione. Per qualcuno, ripeto, io qua sentivo quello che era una sorta di rassegnazione e con il fante di bastoni sento che, manca proprio, se vogliamo, la voglia, l'entusiasmo, manca l'aria, respirare. Manca quello spazio personale per probabilmente riuscire a trovarsi questo equilibrio, ma siete in fase di guarigione, quindi è un lavoro che sta avanzando, diciamo così. Andiamo a vedere che altre carte. Ok. Abbiamo un 2 di bastoni, un 8 di pentacoli, abbiamo un 8 di coppe e la torre. Il 2 di bastoni mi fa pensare al fatto che stiate in qualche modo cercando di guardare quali potrebbero essere le vostre possibilità in un futuro. Sento che per qualcuno si tratta veramente solo di trovare lo strumento e poi si è pronti per lasciarsi indietro quello che era il passato, okay, si è pronti per andare verso questa nuova direzione, si è pronti per ridimensionare, ristrutturare quello che è la propria stabilità. Interessante. L'otto di pentacoli, fa riferimento o a quello che potrebbe essere il lavoro in senso fisico, visto che qui comunque vi avevo detto che sentivo una sorta di instabilità a livello economico, oppure potrebbe far riferimento a quello che è il lavoro che bisogna fare per programmare questo viaggio, questo spostamento, questo distacco, questo restyling di cui mi parla la torre. Andiamo a vedere nello specifico perché abbiamo qui l'appeso, okay. Abbiamo un 3 di bastoni, abbiamo un 7 di pentacoli al contrario, abbiamo una regina di pentacoli al contrario e un 6 di bastoni al contrario. Di nuovo, il 3 di bastoni è la carta dopo il 2, qui avevate il 2, qui avete il 3. E fa riferimento a un qualche tipo di progetto che è già a punto di iniziare o è appena iniziato. Fa riferimento proprio a quello che, se vogliamo è anche un viaggio, perché se ci fate caso qui nella carta c'è una barca ed è come se questa è il progettare il viaggio, questo è fare il viaggio per capirci. Quindi c'è un qualche tipo di inizio di progetto, di, processo che è stato iniziato, okay, e per qualcuno è proprio il lavoro di cui mi parla l'appeso. Però siete ancora in una fase, ma infatti siete in zona guarigione, diciamo così, dove, io non vi sento nel vostro potere personale, anzi avreste voglia che, qualcuno vi riconosca, siete stufi di aver fatto tutti questi sacrifici, avete bisogno di
di ricevere il giusto riconoscimento, e per qualcuno sento che siete voi che vi dovete reimpossessare del vostro potere personale. Andiamo a vedere questo 4 di spade, per piacere, grazie. Sei di coppe al contrario. E il sole e la sacerdotessa. Allora, il 6 di coppa al contrario parla di un qualche tipo di, io credo, sogno, perché anche la sacerdotessa comunque fa riferimento ai sogni, quindi penso che qui il punto sia guarire da un sogno che si aveva, o da un qualche tipo di aspettativa probabilmente che si aveva. La sacerdotessa fa riferimento all'intuizione personale, allo sviluppare, diciamo, quella parte ricettiva, no, se vogliamo, ma sento che siete comunque con questo 4 di spade in una fase, diciamo così, passiva, ed essere in una fase passiva aiuta la percezione, aiuta ad essere ricettivi, quindi in un certo senso ci state già lavorando. Però ecco, vi manca, io credo, quel solido, uhm un po' la spinta al sogno e un po' un rapporto di fiducia con voi stessi sento. Io se per qualcuno fa riferimento al fatto che c'è proprio una ferita profonda a livello proprio di bambino interiore, ed è quello un po' che avete bisogno di curare adesso. Andiamo a vedere il 6 di pentacoli al contrario. Imperatore al contrario e l'asso di denari. Non la vedo, anche se al contrario, non la vedo una carta di forte disequilibrio, più che cioè di disequilibrio, io prima vi ho detto monetario. Sento che è più, vedendo come è spiegato, una sorta di disequilibrio da un punto di vista, sì, magari anche monetario, però concreto, nel senso che è un po' come se non aveste ben chiaro come poter affrontare questo nuovo inizio di cui mi parla l'asso di denari, che comunque è un dono, okay? O probabilmente, potrebbe essere per qualcuno che risuoni come un aiuto che non è arrivato. Vi aspettavate un qualche tipo di aiuto, ma non è arrivato. Andiamo a vedere questo fante di bastoni, per piacere, grazie. Abbiamo un 5 di bastoni e un cavaliere di coppe. Allora, per certi versi il fante di bastoni sento che ha, come carta intendo, un'energia egoista, è un giovane comunque, è centrato su se stesso, e se non è giovane è immaturo come persona, come energia, okay, quindi, se per voi fosse la vostra persona di riferimento, la vostra persona di interesse, potrebbe essere, che è la persona che in un certo senso un po' vi blocca, no, qui comunque avete un 5 di bastoni che parla sempre di quelle che sono le lotte, i conflitti, le divergenze, insomma, per quello che riguarda, potrebbe essere una proposta, potrebbe essere un passo in avanti all'interno della relazione. Se non aveste nessuno, io credo che questo, fante di bastoni, rappresenti qualcuno del vostro passato. E credo che sia così perché è come se foste rimasti un attimino attaccati a quello che potevano essere i conflitti che sono stati, che ci sono stati. Andiamo a vedere questo 2 di bastoni. Comunque per molti sento che, siete in fase, diciamo così, di riaggiustaggio. Vi state occupando di voi stessi, state cercando di comunque fare un lavoro di introspezione. Vi ricordo che avevate anche la sacerdotessa oltre al 4 di spade. E poi per il 2 di bastoni abbiamo la carta del Papa e il fante di coppe al contrario.
E difatti qui per certi versi c'è la voglia di guardare al futuro, come vi dicevo prima, ma non arriva un qualche tipo di offerta, non arriva un qualche tipo di proposta, un qualche tipo di magari per qualcuno si tratta di ricevere delle scuse, per qualcun altro si tratta di un nuovo progetto che era quello di cui si parlava qui con il 3 di bastoni, un nuovo inizio. C'è un qualche cosa che è come se non venisse messo sulla tavola, diciamo così. Andiamo a vedere l'otto di pentacoli. Abbiamo un 10 di spade, se ne sono già girate due. E un 2 di spade. L'otto di pentacoli fa riferimento a quello che è un lavoro, no? Il lavoro normalmente. E il 10 di spade parla della fine di un ciclo e dell'inizio di un ciclo nuovo, mentre il 2 di spade parla di un bivio. Quindi per qualcuno, visto che poi la stesa finisce con un viaggio, con un allontanamento, poi c'è la torre, potrebbe essere che qui qualcuno stia cercando di lasciarsi indietro una situazione o una relazione. Potrebbe anche essere l'idea di una casa, con la torre qui. Andiamo a vedere l'otto di coppe per piacere, grazie. Abbiamo un 10 di pentacoli e un asso di coppe. Sì, è come se si dovesse allontanare da quello che è un qualche tipo di stabilità, un qualche tipo di famiglia o un qualche tipo di nuovo inizio. Difatti qui abbiamo anche il 2 di spade e parla per certi versi di un bivio, e il bivio potrebbe proprio essere tra la famiglia e un nuovo inizio. Sì, perché qui in realtà ho carte molto statiche nel complesso e non vedo questo movimento, ma perché probabilmente comunque avendo un diavolo e un appeso, siete in un periodo dove non riuscite tanto, come dice qui, a calibrare bene quali sono i movimenti da fare per questo nuovo inizio. È un po' come se ci state ancora lavorando, state ancora creando il piano. Andiamo a vedere la torre per piacere, grazie. Ruota della fortuna. Scusate amici del leone, mi si è spenta la camera. Avevamo ruota della fortuna, la regina di bastoni al contrario e un 3 di pentacoli. Allora, quello che sento io è che qui ci sarà poi alla fine del periodo quello che è una sorta di ridimensionamento, per quello che riguarda Ehm, sento in realtà voi stessi, nel senso che è come se in questo momento non aveste abbastanza fiducia in voi stessi per riuscire a cambiare questo tipo di situazione, questo tipo di stato emotivo anche, perché il fatto di sentirsi, come vi posso dire, un po' soffocati in effetti, e qui abbiamo anche la carta del respirare. Io credo che molti di voi non siano consapevoli del fatto che in realtà sono in grado di effettuare questo cambio, sono in grado di, diciamo così, utilizzare, se vogliamo, la torre a proprio favore, in modo che il cambio poi possa essere positivo e questa ruota della fortuna possa girarsi, all'insù. Okay? Bene. Una carta da parte degli angeli del cuore, vediamo che cosa hanno da dirvi. Ripeto, io sento che il periodo iniziale è un po' così, un po' soffocato, però con quello che è un giusto lavoro, una giusta valutazione, ehm, di quelle che sono le opportunità e le possibilità, magari anche prendendo dello spazio e allontanandovi da quello che è una situazione, una relazione, una famiglia o quello che è, riuscirete a, diciamo così, sfruttare a vostro vantaggio la rottura o il cambiamento o quello che è questo allontanamento di cui parla l'otto di coppe a vostro vantaggio. Più che altro perché vi renderete conto che avete tutte le capacità, tutto quello che vi serve, voi ce l'avete per fare questo cambio. Alchimia. C'è una forte attrazione magnetica tra voi. Quindi probabilmente sento che fa riferimento a questo fante di bastoni
e dice che c'è una forte attrazione chimica, ma difatti abbiamo anche il diavolo parla anche di quello, parla anche di passione, parla di anzi passione direi travolgente. Quindi, la sento molto legato al fante di bastoni proprio perché, essendo i bastoni parlano di passione, quindi credo che questa carta rappresenti la vostra persona di interesse, quella con cui ci sono stati questi conflitti, quella persona, diciamo così, che è qui, che vi soffoca un pochettino. Bene, cari amici del leone, questo è quello che avevo per voi. Spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao.